Benvenuti amici, eccoci finalmente alla seconda parte della tasca a filetto. Devo fare un appunto per i principianti, visto che da questo momento in poi bisognerà utilizzare bene la macchina da cucire. Mercoledì prossimo farò un video che spiegherà come infilare la macchina da cucire e anche che esercizi fare per imparare ad utilizzarla abbastanza bene. Detto questo, iniziamo con la nostra seconda parte della tasca a filetto. Allora, abbiamo eseguito la nostra cucitura a 0,5 mm dal futuro taglio della tasca. Abbiamo fatto scorrere il piedino lungo questa linea e avremo avuto una cucitura precisa secondo ciò che ci eravamo proposti, cioè 5 mm. Possiamo verificare una buona cucitura, ovvero avremo due linee perfettamente parallele a distanza definita di 1 centimetro. Come potrete notare, non sono stata precisissima nel livello, questa è leggermente più bassa, questa è più alta, perché non avrò fatto il punto indietro e andrò, questo si fa in alta sartoria, andrò a livellare queste due cuciture alla stessa altezza a mano. In che modo? Girerò il lavoro, toglierò innanzitutto le imbastiture, usando finalmente, vedremo all'opera, il nostro scucitore. Ok, vedete? Adesso avrò due livelli diversi. Che farò? Tirerò l'altro capo del filo, tirando così. Stessa cosa farò di qua. Qui c'è un punto in più rispetto a quest'altro, quindi uno lo sfilo, lo rifaccio una seconda volta e l'avrò livellato. Porto entrambi da questo lato, vedete, e farò lo stesso dall'altra parte. Dopodiché prenderò il mio ago, il mio ditale, e farò, per fermare questa parte, un punto indietro, andando a chiudere l'ultimo punto. Quindi chiuderò da un filo all'altro con un punto indietro, ok? Fatto questo su tutti e quattro i capi della tasca, andrò a fare un nodo. Perché si fa questo lavoro anziché il punto indietro? Perché nell'alta sartoria, a cui purtroppo non siamo più tanto abituati, ci sono delle accortezze di lavorazione che rendono il lavoro più preciso e più morbido. Se noi avessimo fatto il punto indietro, qui avremmo avuto quei 3 mm, anche sì, quei 3 mm di parte spessa. Avremmo avuto difficoltà per il passaggio successivo e si sarebbe visto all'occhio, magari non avremmo compreso il motivo, ma all'occhio sarebbe stato sgradevole. Dopo di ciò andremo ad eseguire il nostro taglio. Questa parte non è semplice, è per questo che io consiglio sempre di fare delle prove delle tasche su tessuti di fortuna, su tessuti rimediati, perché si rischia facilmente le prime volte di combinare qualche pasticcio. Allora, come vedete, ho segnato circa 1 centimetro dal bordo, lo tengo come limite di taglio centrale, cioè andremo a tagliare da questa linea che ho fatto col gesso, che sta a 1 centimetro dall'estremità della tasca, fino a quest'altro limite. Li uso come promemoria, io ormai lo so, però. E vado ad intaccare con queste forbicine che un giorno vi presenterò, sono le forbici per le asole. E eseguirò, mi raccomando, perfettamente centrale, perché cambia molto l'esito finale della tasca, fino al mio segno, anche leggermente più interno. Ok,
Bene, adesso io dovrò, lo faccio vedere a questo lato, realizzare dei tagli che dalla punta, dall'estremità del taglio che abbiamo appena seguito, andrà verso l'estremità. Andrò a fare un taglio in questa direzione e in quest'altra. Che succederà? Che noi andremo ad incidere dall'altro lato, però vi farò vedere come. Il taglio arriverà allo stesso livello delle nostre cuciture, ma sarà ad 1 millimetro dalle stesse. Ok? Come farò? Andrò ad individuare in maniera precisa la fine della mia cucitura, quindi faccio una prima piega, una seconda piega e ritrovo immediatamente in maniera precisa la fine della cucitura e discosterò il filetto, mi raccomando non lo tagliate, e andrò ad eseguire questo mio taglio così. Ok? Poi andrò a fare la stessa cosa dall'altro lato, piego in avanti, piego di lato e mi ritrovo l'altra estremità, ok? Vedete? E farò di nuovo il taglio alla stessa altezza e a 1 millimetro delle nostre cuciture. Di qui lo vediamo meglio. Vedete questo triangolo che ho tagliato? Mi raccomando che non sia un triangolo lungo, che sia corto, perché nel momento in cui questo triangolo è lungo, vedete il segno del mio dito? Il taglio andrebbe troppo vicino alla cucitura e rischierebbe di sfilarsi la tasca, proprio il filetto verrebbe via. La stessa cosa farò dall'altro lato. Bene, adesso passerò allo step successivo che consiste nello stirare ed aprire i filetti. In che modo? Allora, metteremo il nostro pantalone sul rovescio, quindi noi avremo la mussola a vista, dopodiché tireremo fuori uno alla volta i filetti, uguale da quale si comincia per primo, e andremo ad aprire con il nostro ferro da stiro la cucitura. Attenzione, qui sono due di stoffa, due lembi di stoffa e un lembo di mussola. Noi apriremo avendo a vista i due lembi di stoffa, così. Avendo cura di aprire bene, poi verificheremo dall'altro lato che non ci siano pieghe. Ok? Verifichiamo che non ci siano pieghe da questo lato qui. Noi dobbiamo avere una cucitura molto piatta. Poi faremo tornare all'interno il filetto che abbiamo appena stirato e tireremo fuori l'altro e eseguiremo lo stesso lavoro con il nostro ferro. Andremo ad aprire la cucitura così. Fatto questo, andremo a cucire a mano sul ginocchio i nostri filetti. Ok, siamo sul dritto sul davanti del pantalone, sul dritto, e andremo sul ginocchio a eseguire questo lavoro. Andremo a fermare in un punto che rimarrà invisibile il nostro filo senza nodo. Basterà un punto indietro. Faremo passare poi il filo all'interno della nostra cucitura e ci ritroveremo sopra. Poi con una mano tenderò ad avvolgere il nostro filetto attorno al rimesso, che darà la misura
del filetto stesso. Per questo vi dicevo tagliate in maniera precisa al centro, perché se non fosse stata precisa la misura, il taglio centrale, adesso noi avremmo avuto questi due filetti, uno diverso dall'altro, addirittura storti. E andremo ad operare un punto indietro che andrà a perdersi nella nostra cucitura a macchina. Fate dei punti non troppo lunghi, altrimenti rimane troppo a vista il filo. Se fate dei punti piccoli non si vedrà assolutamente nulla. Con la premura di mantenere costante lo spessore, l'altezza del filetto, e procedete così per tutti e due i filetti. Sul ginocchio. Bene, fatto questo andremo a dare una stirata e poi chiuderemo la nostra tasca. State attenti a non chiudere, non chiudete la tasca, lasciatela aperta e procedete a chiudere con l'imbastitura che vi farò vedere adesso soltanto il taglio. Utilizzeremo un punto che avete già imparato, ovvero il punto mosca come imbastitura. Allora, esiste anche un altro modo per chiudere la tasca, ve lo farò vedere quando, dopo che avremo finito le quattro tasche davanti, andremo a fare anche quelle dietro. Quindi punto mosca che prevede un punto sul filetto di sopra, un punto sul filetto di sotto. Questo ovviamente è un lavoro che si esegue, si vede benissimo, comodamente sul tavolo. Bene, ora che abbiamo chiuso la nostra tasca, andremo a fermare questi triangolini che abbiamo tagliato precedentemente. Come faremo? Li passeremo, allora tenete la tasca, il pantalone verso l'alto, cioè il dritto verso l'alto, aprite così, spingete, fate passare quel triangolo da questo lato, ok, e con maestria andrete a cucirli, reggerete i filetti così ben arrotolati, ben piegati, tirate bene, reggete bene il triangolo, si fa sul ginocchio questo lavoro e andrete a cucire a mano con un punto indietro. Tirate bene, assicuratevi che sia tutto bene all'interno e poi cucite a mano con un punto indietro. Fermate bene il filo. Perché a mano e non a macchina? Perché la macchina potrebbe bucare o strappare questa parte molto delicata che si sfilaccerebbe irrimediabilmente e voi avrete molte ma molte difficoltà a rimediare. Questo anche si fa sul ginocchio. Fatto questo andremo a fare la stessa cosa dall'altro lato. Allora a questo punto andremo ad eseguire un punto sia decorativo che funzionale, ovvero andremo a fare la lunetta e la travetta. La lunetta è facoltativa, ma io ve la insegno lo stesso, e la travetta invece è obbligatoria e vedrete che cos'è e come si fa in questo momento. Allora, fermerò il mio lavoro all'interno tra la mussola e i filetti. Con un punto indietro. Passerò poi il mio filo sul davanti, al lato del
della cucitura del mio triangolo, ok? Bene. Dopodiché farò un puntino, un'impuntura, come avete visto nelle lezioni precedenti, se non vi ricordate andate a vedere, e farò un cerchio, un puntino in cerchio, come se fosse un arco, sì, un arco, un semicerchio, come se fosse un arco. Visto che c'è adesso un certo spessore qui, mi rimarrà difficile fare una serie di puntini ravvicinati. Farò il lavoro in due tempi, quindi infilerò il filo sotto, andrò a riprendere il mio filo davanti. Fatta la nostra lunetta, andremo ad eseguire la nostra travetta, che serve a tenere più uniti i nostri filetti proprio qui sull'estremità, e anche a coprire qualche eventuale imperfezione proprio sulla cucitura della parte triangolare del triangolino che abbiamo cucito prima. Andremo a inserirlo proprio appoggiato sulla cucitura. Passeremo il filo un paio di volte. Fatto questo, andremo a ricoprire girando il filo attorno a questa travetta 6-8 volte di norma. Io uso la cruna in modo che non si impunti. Ok, poi visto che rimane un po' lenta, e lo scopo è anche quello di tenere un po' più saldo questo punto delicato della nostra tasca, andremo sul retro e andremo a tendere, giriamo un paio di volte, andremo a tendere da questo lato, bloccandola così, senza esagerare, un paio di volte. Il retro è un po' bruttino, è vero, ma sarà all'interno della tasca e non si vedrà. E questa è la mia lunetta e la mia travetta. Il passaggio successivo, anche importantissimo, è intanto, proprio per alleggerire il lavoro, andremo a tagliare queste parti qua, quindi faremo un taglio così senza arrivare fino in fondo, ci fermiamo un mezzo centimetro e portiamo via. Questo rende il nostro lavoro più morbido, più leggero. Sono tante piccole accortezze che, messe tutte insieme, faranno un lavoro di pregio, sia tecnicamente che visivamente. Quindi su tutti e quattro i lati. Il passaggio successivo è quello di mettere la mostra, che andrà posizionata con il rovescio verso di voi e il dritto verso l'apertura della tasca, in modo che quando le aprirete vedrete la parte corretta. Piegheremo circa 3 cm, faremo coincidere questa piegatura all'incirca con il nostro taglio della tasca e la lasceremo cadere, in modo che dall'apertura della tasca sporgerà di quei 3 cm che noi abbiamo piegato. Cercheremo di non farla spostare e andremo a chiudere la mussola. Dopodiché, con degli spilli, senza farla spostare, la fisserò su questo lembo. Ok, bene. Adesso dovremo attaccare sia la mostra che questo filetto, questo arrotondato, sulla mussola. Attenzione a non attaccarla anche
sul pantalone, ok? In che modo? Allora, qui comincerete a vedere perché è tondo, sempre per il principio secondo cui nella alta sartoria abbiamo delle accortezze per rendere morbido il lavoro, andremo a imbastire e poi cucire a macchina il nostro bordo. Perché curvo? Se avessi avuto un angolo retto avrei dovuto fare una prima piega e una seconda piega e in questo punto ci sarebbe stato uno spessore eccessivo. Quindi noi arrotondiamo e imbastiamo, pieghiamo di un mezzo centimetro nei punti dove è necessario, qui sulla curva probabilmente anche qualcosa di più. Ok, gli darò magari una stirata. Allora adesso un'accortezza per fare la stessa cosa, la stessa imbastitura da questo lato, cioè il filetto. Noi manterremo il lavoro piatto e metteremo un cartoncino che io praticamente conservo come se fosse un altro attrezzo tra un cartoncino di quelli lisci delle riviste, tra il pantalone e la mia mussola, in modo da isolare il pantalone dalla nostra imbastitura, e procederemo come abbiamo fatto per la mostra. Fatta la nostra imbastitura andremo a stirare e successivamente andremo ad operare una cucitura sul nostro bordo a un millimetro, massimo 2 dal bordo, appunto, su questo lato e su quest'altro. Bene, vedete? La cucitura è molto in prossimità del bordo, è irregolare. Vi voglio far notare una cosa: visto che in alta sartoria l'interno, anche il rovescio del capo, è bellissimo, è perfetto, noi useremo da questo lato un filo a colore. Questo è proprio l'interno della tasca, non si vedrà ma noi siamo precise lo stesso. Dall'altro lato il filo sarà a colore rispetto alla mussola. In alta sartoria i pantaloni da uomo spesso si fanno con le mussole bianche, le tasche sono bianche internamente, quindi che vuol dire che quando andrò alla macchina da cucire il filo che proviene da sopra dell'infilaggio della macchina sarà a colore rispetto al tessuto che noi stiamo utilizzando, mentre il filo di sotto sarà a colore rispetto al colore che avremo scelto per la mussola. Fatto questo, andremo a chiudere la tasca. Come si chiude? Sempre per il principio secondo cui in alta sartoria l'interno è bellissimo, noi andremo a fare due passaggi per la chiusura. Intanto andremo a rifilare questo filetto lasciando un mezzo centimetro, anche di più, dal bordo della mussola, in modo che io abbia, anche se non è regolare, ma almeno mezzo centimetro, qui anche di più, dal bordo della mussola, e vedremo poi perché. Poi che farò? Andrò a posizionare il lavoro in questo modo. Voi immaginate che questa sia la gamba del vostro pantalone che prosegue, prendete la gamba del vostro pantalone e la tirate su. Qui proseguirà perché il pantalone è più lungo, questo è un pantaloncino, praticamente. Poi escluderete anche questa parte dalla cucitura e impacchetterete tutto praticamente. Per quale ragione? Perché noi adesso andremo a cucire la nostra mussola, l'andremo a chiudere al contrario, così. Voi direte perché? Lo vedremo presto. Intanto sappiate che questa è l'unica, in questa occasione è l'unica, ma veramente l'unica, in cui useremo gli spilli al posto dell'imbastitura. Quindi metterò degli spilli in modo ortogonale alla mia linea di cucitura
noi andremo a fare una cucitura a mezzo centimetro lungo questo bordo qui. Cuciremo sotto la macchina senza togliere gli spilli man mano, rallenteremo soltanto la nostra cucitura e passeremo sopra gli spilli, perché comunque non vogliamo che la nostra mussola si sposti. Allora, fatto questa cucitura, come vedete ho utilizzato il filo a colore, andremo a rifilare a 4 mm, ok? Su tutto il bordo. Quindi rigireremo la tasca. Io però adesso vado ad aprire la tasca e infilare la mano. Che succede? Che all'interno ho il rimesso della mia cucitura, il bordino, no? Della mia cucitura. Proprio per questa ragione noi andremo a fare una seconda cucitura di 0,5, quindi il nostro 0,4-0,3 sarà tutto interno a questa seconda cucitura, in modo che non solo sarà bella la tasca quando apriremo il nostro pantalone, ma infilando la mano nella tasca noi non avremo il fastidio dello sfilaccio, e quindi stiratura col bordo ben aperto e una seconda cucitura a macchina sempre a colore della mussola. Ma ce ne sarà un'altra anche da realizzare, che servirà a chiudere la tasca internamente, impedire l'accesso, diciamo, alla mia mano. Questo è il fondo del pantalone, questa è l'apertura della tasca. Voi quando infilate la mano non andrete né da quel lato e né sopra, quindi noi andremo a fare sulla mussola una cucitura che adesso segnerò col gesso, che andrà a filo dell'apertura superiore, prendendo, questa è la cucitura del mio filetto, andrò quindi anche a bloccare la parte superiore del filetto che, come avete visto, noi non abbiamo cucito, e verso il sopra o così è uguale. Poi passerò sul bordo a 2 mm da questa apertura, dopodiché, raggiunto questo punto, andrò attorno alla mia apertura della tasca, scenderò giù un po' e poi farò un'altra cucitura obliqua. Questa cucitura serve a inglobare completamente la parte bassa del filetto, quello corto da 4 centimetri che avevamo messo verso il fianco, perché noi non l'avevamo cucito, qui sotto sono gli sfilacci, quindi noi la chiudiamo interamente all'interno della tasca senza che sia più accessibile con la nostra mano, ok? Però qual è un'accortezza? Noi se adesso andiamo sotto la macchina, che succede? Che questa mussola fa così, si sposta, no? Quindi noi dovremo stare attenti proprio per fare un lavoro pulito e piatto, preciso e morbido. Dovremo bloccare la nostra apertura in modo che sotto la macchina non se ne vada in giro, diciamo. Allora, intanto facciamo attenzione che all'interno questa mostra non si sia piegata in giù, quindi deve essere piatta, altrimenti andremo ad aprire la tasca e ce la troveremo piegata all'interno e dovremo ricominciare. Dopodiché inseriremo una serie di spilli nel filetto verso il fianco e usciremo da questo lato, così, inseriti di qua e che escono così da questo lato. Quindi andrò a realizzare la mia cucitura, come vedete, tutta attorno sul segno che avevo fatto prima con il gesso, e anche quella a 0,5 rispetto al bordo. La nostra tasca è terminata, liscia, di alta sartoria. Bene, siamo arrivati alla fine della lezione, vi ho già anticipato quale sarà l'argomento della prossima, quindi vi aspetto numerosi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella e arrivederci.